Salute a tutti. Leggiamo dalla Nazione di Firenze del 14 luglio 2019. I segni sul proiettile trovato nell'orto di Pietro Pacciani non sono il risultato delle impronte dell'inserimento di quel bossolo nella camera della beretta del mostro di Firenze, ma sono stati artefatti costruiti, fabbricati, come se qualcuno avesse voluto forzare la mano e dare consistenza ai sospetti sul contadino. Quella prova non sarebbe dunque genuina. Le conclusioni della perizia firmata dal consulente balistico della Procura di Firenze, Paride Minervini, sono una bomba e innescano una nuova inchiesta per scoprire se c'è stata qualche mano che ha voluto influenzare o forzare gli inquirenti. Il proiettile che Ruggero Perugini vide luccicare nel terriccio di un paletto da vigna in cemento mentre la casa di Mercatale veniva rivoltata come un calzino, era stato tagliato a metà dai periti che lo analizzarono. Oggi, anche con il reperto spezzato, Minervini, l'esperto che ha dato il suo contributo in tutti i più grandi misteri italiani, dall'omicidio di Nicola Calipari in Iraq al traghetto Moby Prince, con apparecchiature sofisticatissime è riuscito a escludere che sia mai stato incamerato in un'arma. Di più, i segni sul bossolo sarebbero stati creati a mano, probabilmente con un piccolo arnese. Chi ha fatto ciò? Scoprirlo sarà la missione del nuovo capitolo dell'inchiesta infinita. Allora, la Procura qualche anno fa aveva dato incarico appunto a questo consulente balistico Paride Minervini di esaminare tutti i bossoli e tutti i proiettili dei delitti del mostro di Firenze, compresa la cartuccia trovata nell'orto di Pietro Pacciani. Credo, a far innescare questi controlli, credo siano stati i tentativi anche dell'avvocato Vieri Adriani di riaprire l'inchiesta per verificare la posizione di nuovi personaggi, Vigilanti, il suo medico Caccamo e poi magari anche altre cose che io non conosco. In ogni caso, il risultato di questo esame di Minervini relativamente alla cartuccia Pacciani fu clamoroso. Allora, la perizia Minervini è emersa in parte, la parte della cartuccia Pacciani no, pare che sia coperta da omissis. Su questa perizia c'è anche qualche dubbio, le parti che sono emerse sembra che abbiano degli errori sul numero dei bossoli, sui proiettili a piombo nudo, in bagno di rame, questo non lo so, però diciamo che non è l'argomento di questo video. Qui limitiamoci alla cartuccia Pacciani. Dopo appunto che Minervini paventò questa possibilità che la cartuccia fosse stata artefatta, la Procura ordinò ulteriori indagini al RIS di Roma e i risultati di queste indagini sono emersi quest'estate e li leggiamo in un articolo della Nazione del 13 luglio 2022. Una relazione tiepida verso l'ipotesi di segni artefatti, ma assolutamente categorica su un punto, e cioè che la cartuccia dell'orto di Pietro Pacciani non possa essere stata alloggiata dentro una beretta della serie 70. Le conclusioni dei RIS di Roma sulla natura della scalfittura presente sulla cartuccia Winchester non esplosa, storta, oggi spezzettata in 4 parti, sono un macigno. Anche se sulla natura di quei segni i RIS non sposano completamente la precedente consulenza, affidata a Paride Minervini, che identificava il graffio sul collarino del bossolo come l'impronta dell'unghia estrattrice, ma impressa a suon di colpi di martellino. L'esame al microscopio non ha infatti rilevato la presenza di elementi oggettivi che dimostrino o escludano l'artefazione ipotizzata da Minervini. Chi ha ragione? I RIS non escludono che il graffio sulla cartuccia, in alternativa all'estrattore, possa essere stato generato da un arnese, perché le dimensioni e la forma a stampo grande tra 1,3 e 1,4 mm mal si conciliano con l'estrattore di una semiautomatica di calibro 22. Allora, poi ritorneremo su questo problema del segno dell'estrattore. Comunque, giusto per far capire di che cosa stiamo parlando, questo segno che fu rilevato sulla cartuccia Pacciani, Minervini lo giudicò come un segno fatto non da un componente della pistola, ma fatto a mano da qualcuno che voleva simularlo. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, diamo un'occhiata a questa immagine.
Ecco, in questa immagine si vede in alto l'estrattore, che altri non è se non, è chiamata anche unghia estrattrice, è una specie di gancetto. Quando la cartuccia viene esplosa e manda indietro l'estrattore per espellere il bossolo, l'estrattore con quest'unghia si attacca al collarino del bossolo e lo tira. Naturalmente, essendo l'unghia di acciaio e il collarino del bossolo di ottone molto più tenero, rimane un segno. Ecco, questo segno in certi casi può aiutare a capire se un bossolo è stato espulso da una certa pistola, più che altro il modello, non tanto l'esemplare. Perché l'impronta non è così caratterizzante, però almeno nel modello questa impronta riesce ad aiutare a determinarlo. Ecco, poi parleremo ancora di questo argomento più avanti, non in questo video, in un prossimo, però giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, questo problema di questa cartuccia Pacciani, anche perché quest'estate è emersa appunto questa perizia dei RIS, è abbastanza dibattuto oggi. Fa parte degli elementi che dovrebbero determinare una riapertura delle indagini. È noto che ci sono degli avvocati che cercano di far riaprire le indagini e questo problema della cartuccia Pacciani è dentro anche lui. Tra l'altro c'è questa storia del PM Luca Turco che sulla base dei risultati della perizia dei RIS ha archiviato il problema di questa artefazione della cartuccia Pacciani, però poi nello stesso tempo dice che c'è bisogno di ulteriori indagini, per cui c'è un po' di confusione. Allora io ho scritto un po' di tempo fa sul mio blog un articolo relativo al problema della cartuccia Pacciani. Ecco, qui si vede la prima parte datata il 16 febbraio, la seconda 18 febbraio 2018, precedente a questi risultati della perizia Minervini. E diciamo la verità, io nel mio piccolo, faccio una premessa, ero giunto a conclusioni molto simili a quelle di Minervini, naturalmente per vie che non erano vie professionali, ma così vie deduttive, vie logiche. Non è che io mi illudo di dire qualcosa che possa essere allo stesso livello di questi periti di grandissima esperienza, per l'amor di Dio, però diciamo che nel mio piccolo, siccome ho esaminato un po' gli elementi che andavano a far pensare che ci potesse essere stata un po' una gabola, no? In questa storia della cartuccia Pacciani, ecco, vorrei sottoporre all'attenzione di tutti questi miei ragionamenti, magari nell'ipotesi che potessero anche essere così fonte di riflessione. Allora, cominciamo a dare un'occhiata ai motivi per i quali ci fu questa perquisizione che determinò il ritrovamento della cartuccia Pacciani. Diciamo che c'è tutto ci sarebbe tutto un discorso da fare prima, perché ci furono diciamo, tutto un iter che portò poi a pensare che Pacciani potesse essere il possessore della pistola del mostro, per cui si andò a cercare questa pistola, ma non è questa la sede per farlo. Magari in un futuro affronterò l'intera epopea Pacciani a partire dall'inizio, da motivi che portarono a metterlo nell'occhio del mirino. Ma adesso non lo facciamo. In breve, diciamo, posso dire questo, che Pacciani entrò in carcere il 30 maggio dell'87 per le molestie alle figlie. Ecco, già in quel momento lì la procura gli aveva messo gli occhi addosso per la questione dei delitti del mostro. Ci sono tanti elementi che lo dicono. E da lì cominciarono, diciamo così, delle indagini discrete a carico della SAM. La SAM, la squadra antimostro, che esisteva già da almeno 3 anni, mi sembra che nell'84 venne istituita. In quell'occasione fu potenziata e fu data in mano a Ruggero Perugini, un investigatore moderno che ben tutti conoscono, che recentemente è scomparso, un investigatore capace che nella speranza della procura poteva trovare le prove contro quello che da un punto di vista intuitivo pareva essere proprio un possibile mostro, diciamo, con un alto grado di probabilità. Ecco, Perugini cominciò a lavorare su questa pista mentre Pacciani era in carcere, facendo delle visite ai suoi familiari,
con delle perquisizioni, anche queste perquisizioni che ci furono con il pretesto di cercare un fucile, diciamo che all'inizio non fu non emerse subito il vero obiettivo, che era quello di trovare le prove contro un Pacciani mostro. Poi a un certo momento venne fuori che effettivamente si stava indagando su questa ipotesi. Quando Pacciani uscì di carcere, il 6 dicembre, ecco, il 6 dicembre del 91, uscì di carcere perché aveva scontato la pena per queste molestie alle figlie, andò a casa sua, nella casa di via Sonnino a Mercatale, le figlie abitavano nell'altra casa in Piazza del Popolo, andò ad abitare lì con la moglie e trovò una casa che era stata preparata proprio per cercare le prove contro di lui. C'erano tutte le cimici, poi c'erano anche dei poliziotti in borghese naturalmente che vivevano in un appartamento lì vicino e lo tenevano d'occhio. Ecco, in questa situazione poi si arrivò a decidere questa maxi perquisizione che durò 12 giorni, una maxi perquisizione incredibile. Vediamo un po' come ci si arrivò. Sembra che a mettere la prima pietra di questa maxi perquisizione fosse stato lo stesso Pacciani, che era un vero talento nel mettersi nei guai, cioè diciamo che c'era un clima estremamente sospettoso nei suoi confronti, ma lui dimostrò anche di essere molto maldestro e le sue azioni non facevano altro che rinfocolare i sospetti su di lui. E successe anche in questa occasione, era il 7 gennaio 92, quando Perugini, e lui era uscito da un mese Pacciani, Perugini andò a casa di Pacciani a notificargli un atto, qualcosa del genere. E Pacciani gli raccontò un fatto, che era meglio se stava zitto. Per Natale è venuto a farmi gli auguri Don Cuba che era Don Cubattoli, il suo cappellano del carcere, con 2 detenuti. Ce n'era uno che doveva fare un monte d'anni e che aveva detto di sapere un sacco di cose sul mostro. Poi è venuto fuori che non avevano niente da dire, non vorrei che mi avessero messo qualche gingillo nell'orto. Ecco la frase che fece drizzare le orecchie a Perugini. Cioè Pacciani raccontò di questa visita, di questo personaggio, il personaggio era Giuseppe Sgangarella, ne abbiamo già parlato in video precedenti, era un personaggio assolutamente torbido, aveva violentato e ucciso una bambina di 6-7 anni, adesso non so di precisione a questi livelli, e poi aveva cercato, come dice anche Pacciani, aveva cercato di dire che aveva delle informazioni sulla pistola del mostro, sapeva chi la custodiva, ma era un bluff, cioè l'aveva fatto per avere dei vantaggi. E poi tutto si era risolto nel nulla. E niente, era andato a trovare Pacciani assieme a Don Cuba e a un altro detenuto e Pacciani aveva avuto paura che questo gli avesse nascosto dentro qualcosa. Però cosa pensò Perugini? Cosa pensò con lui tutta la procura? Pensò che Pacciani avesse voluto mettere le mani avanti. Allora io nel raccontare tutte queste cose, nel mio articolo e anche adesso, mi sono avvalso principalmente di 3 fonti. Una è il libro di Perugini, famoso questo, Un uomo abbastanza normale, che adesso è stato riedito in un'edizione ampliata, con l'aiuto di un coautore, Palmegiani. E poi delle due sentenze, quella di primo grado che condannò Pacciani e quella di secondo grado che lo assolse. Ecco, lì ci sono tutte le informazioni che io racconterò. E si legge nella sentenza di primo grado, questo giusto per far capire come era di grande sospettosità il clima nei confronti di Pacciani. È evidente, questo è quello che scrivono i giudici, no? È evidente che le confidenze che il prevenuto andava facendo al dottor Perugini circa le sue preoccupazioni per una possibile azione calunniosa in suo danno da parte di Sgangarella hanno in realtà una precisa connotazione. Poiché la lingua batte dove il dente duole, egli sapeva bene che nel corso degli anni qualcosa di compromettente era transitato per l'orto di via Sonnino, qualcosa che vi poteva essere caduto, ovvero poteva esservi stato smarrito, ovvero anche interrato. Qualcosa che l'intensificarsi dei controlli poteva arrivare a scoprire. Da qui la necessità di mettere le mani avanti, di erigere tempestivamente un possibile baluardo difensivo, mettendo in campo per tempo, ancora una volta, la storia di un possibile trucco che poteva essergli stato fatto. Ecco qui. Cioè si cominciò a pensare che Pacciani avesse messo le mani avanti
perché aveva paura che nel suo orto ci fosse qualcosa di compromettente. Successivamente Pacciani incrementò ancora questi sospetti. Qui c'è da dire che non lo si può accusare di comportamenti maldestri, perché aveva fatto quello che qualsiasi contadino avrebbe fatto nel proprio orto. Cioè in questo orto che era annesso alla sua casa lì di via Sonnino, lui aveva piantato le sue varie piante, insomma era lì che guardava, controllava questi agenti e anche un vicino che si mise lì a fare la spia anche lui, videro che faceva queste strane manovre, spostava delle tegole, scavava delle buche e a un certo momento questo vicino lo vide sondare il terreno con un paletto di ferro e la cosa parve davvero strana e Perugini mandò in casa di questo vicino, chiedendo naturalmente il permesso, due suoi uomini che si alternarono per controllare Pacciani, che appunto faceva queste strane manovre. A questo punto si pensò che effettivamente lui stesse cercando qualcosa che aveva paura che potesse essere ritrovato. Allora io a questo punto, piuttosto che raccontarvi quello che successe, preferisco leggervi quello che ho scritto nel mio articolo. Erano le ore 9:15 del 27 aprile 1992 quando Perugini suonò il campanello dell'abitazione di via Sonnino con in mano un ampio mandato. Di lì a poco iniziò la più grandiosa e sofisticata perquisizione che la storia giudiziaria d'Italia avesse mai vissuto, fino a quel momento, ma forse anche per secoli nel futuro. Perugini e un nugolo di collaboratori si apprestarono a dare il definitivo assalto, definitivo almeno nelle loro speranze, alle roccaforti del contadino. Imperativo categorico trovare a tutti i costi la pistola. Teniamo presente che fino a quel momento le perquisizioni che erano state fatte praticamente avevano dato risultato nullo, cioè risultati risibili, giornaletti pornografici, il famoso quadro di Olivares, che poi appunto non era di Pacciani, cose del genere, un bossolo grosso da guerra che poi avrebbe portato a una denuncia di Pacciani, ma tutte cose che con la vicenda del mostro non c'entravano niente. Per cui diciamo che quello lì era un assalto alla va o la spacca. Volevano trovare la pistola. Forse una vera e propria contabilità delle risorse in campo non è mai stata pubblicata. Dalle cronache rimaste pare però che fosse immensa. Decine e decine di uomini, tra poliziotti della SAM e della Criminal Pol, carabinieri di San Casciano e De Ros, vigili del fuoco, consulenti, e poi strumenti e utensili di ogni tipo, atti a sondare, sventrare, fotografare e radiografare. I martelli pneumatici lavoravano fianco a fianco a pali e picconi, coadiuvati da metal detector, dei quali due specialissimi erano dei Ferex, sensibili anche ai metalli non ferrosi, e addirittura da un termografo ad azoto liquido capace di penetrare i muri, lo stesso con il quale 10 anni prima erano state cercate tracce degli schizzi di Leonardo da Vinci sotto i dipinti del Vasari, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Furono accuratamente esaminati appartamenti, garage, pertinenze, ripostigli, legnaia, soppalchi, sottotetti. Ogni oggetto ivi contenuto, fosse un mobile, un elettrodomestico, un indumento o qualsiasi altro, fu controllato e alla bisogna smontato. Non si dimenticarono neppure i pozzi neri, accuratamente svuotati del loro sgradevole contenuto. Nell'orto si asportò il terreno per 1,5 metri di profondità, passandolo al setaccio. Cioè una perquisizione assolutamente incredibile. Qui vediamo l'articolo che uscì sulla Nazione il giorno dopo. Ore 9:30 inizia la caccia alla calibro 22. Qui vediamo Pacciani che guarda la perquisizione dell'orto. Pacciani, che aveva problemi di cuore, ebbe un malore, che c'era un medico disponibile sempre alla bisogna, se c'era bisogno veniva chiamato, che andò e controllò che poi era una cosa temporanea, passeggera. Ecco, qui vediamo un'immagine dell'orto di Pacciani, della casa e dell'orto, che credo che sia un'immagine successiva alla sua morte, un'immagine che si trova in rete. La perquisizione
a dire il vero che durò 12 giorni, avrebbe potuto fermarsi al terzo giorno, perché la cosa importante, l'unica cosa importante che venne trovata in questa perquisizione fu la cartuccia, e la cartuccia venne trovata al terzo giorno. Vediamo dove. Allora, questa è una piantina che molto probabilmente, io l'ho trovata su insufficienza di prove, ma io credo che molto probabilmente fosse quella che venne nominata al processo e venne fatta da Perugini stesso. Ecco, qui si vede in questa cartina, in alto c'è l'orto e ci sono dei paletti, queste due strisce parallele ad arco di cerchio, sono dei paletti da vigna, di cemento, che Pacciani aveva messo a terra per costituire un camminamento in mezzo alla terra, che naturalmente quando pioveva diventava fango. Ecco, questi paletti servivano per camminare sopra senza affondare. Vediamoli questi paletti, ecco qui ci sono dei facsimili, i paletti erano fatti così, cioè sono dei paletti di cemento con dentro credo 4 anime ferrose e questi fori di alleggerimento. Ecco, qui si può vedere sul paletto a sinistra che i due fori di alleggerimento, i primi due, hanno della terra dentro. È quella terra che c'era anche dentro i paletti di Pacciani, che Pacciani aveva messo a terra. Naturalmente era la terra che via via che si era camminato sopra, era entrata dentro, aveva riempito questi fori. Qui vediamo invece una piantina redatta dallo stesso Pacciani. È una piantina che fa vedere con un'angolazione diversa gli stessi paletti ad arco di cerchio. Sulla destra vediamo altri paletti con l'angolo retto, dei quali non so niente. Onestamente di quei paletti non ho trovato documentazione. Però la cartuccia venne trovata in uno dei paletti ad arco di cerchio. Ecco, lì vediamo in questa immagine dove Pacciani aveva collocato questa cartuccia. Ecco, si vede appunto, lui descrive il punto, indica il punto, addirittura indica anche il foro, ma sul foro credo che si fosse sbagliato. Il foro non era quello è il secondo foro su un lato del paletto, che ne aveva 9, tutti i paletti ne avevano 9, come quelli che ho fatto vedere prima. Allora, leggiamo ancora sul mio articolo come venne trovata questa cartuccia, le modalità. Uno degli interventi iniziali dei vigili del fuoco era stato quello di togliere i paletti e metterli da parte, sia per poterli scavare sotto, sia perché la presenza al loro interno di 4 anime ferrose disturbava il lavoro dei metal detector. Nel far leva per estrarlo, uno di essi si era rotto in 2 tronconi. Qui c'è un dubbio. Siccome c'erano dentro le anime ferrose, mi fu fatto notare da un intervento che queste anime ferrose, anche se il paletto si fosse rotto, avrebbero dovuto tenere insieme 2 monconi. Per cui quel paletto forse era già rotto e Pacciani lo aveva messo, accostando i due estremi, lo aveva messo a terra così. Questa è una possibilità. Continuiamo comunque. Alla mattina del terzo giorno, quando l'orto era stato scavato quasi completamente, si mise a piovere. Per poter proseguire il lavoro senza affondare nel fango, furono installati una tettoia in plastica e dei teli, sotto a quali si lavorò ancora per un po', fino a quando le inevitabili infiltrazioni d'acqua consigliarono di passare a vani interni, con il trasferimento in Piazza del Popolo. Ecco, qui vediamo l'immagine tratta dal documentario di History Channel degli operai che lavorano sotto questi teli. E qui c'è anche Perugini. Questo è Perugini che sta guardando qualcosa. Sulla sinistra vediamo uno di questi paletti che era stato appoggiato. Erano stati tolti dal terreno, erano stati appoggiati, messi da qualche parte. Continua il mio articolo. Nel pomeriggio smise di piovere e si poté riprendere. In un punto del terreno situato sotto la tettoia, i vigili del fuoco avevano adagiato i 2 tronconi del paletto rotto, uno di fianco all'altro, a costituire un camminamento che evitasse di calpestare la terra di riporto, diventata fanghiglia. Cioè i vigili del fuoco avevano preso questo paletto rotto in 2, o l'avevano rotto loro o era già rotto, e avevano preso i 2 tronconi e li avevano messi in un punto dove dovevano passare per evitare di calpestare tutta la palta che c'era lì.
Sopra quei 2 pezzi di cemento c'era già stato un bel via vai, quando alle 17:45 esatte fu la volta di Perugini, il quale, costretto a chinarsi sotto la bassa tettoia e quindi con lo sguardo rivolto verso terra, notò, in mezzo al terriccio contenuto in uno dei fori, uno scintillio, provocato da un oggetto metallico, la cui forma emergente ne faceva intuire la natura di cartuccia. Ecco, vediamo in questo clip, allora tutte queste operazioni vennero filmate, vediamo in questo clip tratto dal documentario di History Channel, Perugini che ha appena visto la cartuccia e la indica. I 2 paletti vennero poi adagiati, vennero tolti dal terreno e vennero adagiati su un supporto. Ecco, qui vediamo questo supporto, non si capisce bene cosa sia, se è uno sgabello, una roba del genere. E si cominciò a lavorare su questi paletti. Perugini telefonò naturalmente subito a Vigna e gli chiese istruzioni. E Vigna gli dette istruzioni, gli disse di prendere questa cartuccia. Qui vediamo l'estrazione della cartuccia fatta in loco. Ecco, si vede che Perugini sta usando una pinzetta che aveva dentro un coltellino multiuso che aveva in tasca. In questa immagine, successiva naturalmente quando poi venne fatto il controllo, vediamo la cartuccia che è stata ripulita del fango, ma è ancora incrostata di materiale che si era depositato. In questa immagine invece, ancora successiva, la cartuccia completamente ripulita e vediamo anche un suo disegno. Ecco, possiamo già vedere, poi di questo ne parleremo, che in questa cartuccia il proiettile e il bossolo erano disassati l'uno rispetto all'altro. C'erano varie impronte, vari graffi, vabbè, di questi poi ne parleremo. Fin da subito si capì che era una cartuccia di quelle come quelle che sparava il mostro. Era una Winchester calibro 22 LR del tipo Lead Stylus con ogiva in piombo nudo, come quelle che il mostro sparava negli anni 80. Leggiamo ancora dal mio articolo. Il giorno dopo entrò in azione la polizia scientifica e già il 2 maggio, diciamo, la cartuccia era stata trovata il 30, il 2 maggio, il responsabile Francesco, no, era stata trovata il 29 mi sembra, vabbè insomma questione di pochi giorni, già il 2 maggio il responsabile Francesco Donato consegnò una relazione con i risultati dei primi sommari esami. Fu confermata l'impressione iniziale sulla natura del reperto e formulata l'ipotesi che la deformazione, un disassamento del bossolo rispetto al proiettile, fosse dovuta a un inceppamento dopo il quale la cartuccia era stata espulsa tramite un intervento manuale, scarrellata, come si dice in gergo balistico. Pur non esplosa, quella cartuccia era dunque entrata in un'arma che su di essa aveva anche lasciato almeno una traccia, un'impronta di spallamento che poteva essere utile a fini identificativi e della quale si sarebbe discusso a lungo al futuro processo. In più fu rilevata una buona compatibilità della lettera H stampigliata sul fondello con le analoghe dei bossoli del mostro. Non si trattava della introvabile pistola, non era neppure un bossolo firmato dall'impronta di un percussore, però quella cartuccia inesplosa avrebbe potuto ugualmente raccontare molte cose. Già il fatto che nell'orto del sospettato si nascondesse una cartuccia dello stesso tipo di quelle usate dal mostro, per di più scarrellata da una pistola semiautomatica come la famigerata Beretta, costituiva comunque un risultato clamoroso. Spesso denominata per brevità cartuccia Pacciani, dopo gli opportuni esami essa sarebbe diventata la prova regina contro il contadino Mugellano. Ma davvero quella cartuccia l'aveva perduta lui? Su questa cartuccia, allora, c'è da dire che si sarebbe cercato di dimostrare che era stata incamerata proprio nella pistola del mostro. Un tentativo destinato ad avere poco successo, diciamo, a non avere successo perché non essendo un bossolo che prodotto da una cartuccia esplosa, che aveva il segno del percussore e anche i 2 segni dell'estrattore e dell'espulsore che potevano far raggiungere una certezza che quel bossolo fosse stato sparato dalla pistola del mostro,
Però qui c'è da dire che già il fatto di aver trovato nell'orto di Pacciani una cartuccia calibro 22 LR con il fondello con una H, insomma una Winchester, esattamente come le cartucce sparate dal mostro, sarebbe stato un elemento di importanza fondamentale, perché Pacciani avrebbe avuto nell'orto questa cartuccia. Cioè, diciamo, già di per sé era un indizio consistente. E a questo punto però bisogna chiedersi se quella cartuccia che era stata trovata lì ce l'aveva messa Pacciani, aveva persa Pacciani e così via. Ma di questo ci occuperemo nei prossimi video. Vi saluto.